Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta del matto, amici del leone. Periodo di nuovi inizi, a quanto pare, per qualcuno fa riferimento ad un viaggio, ad una gita, anche semplicemente un fine settimana, per esempio. Per qualcun altro potrebbe essere l'inizio di una nuova relazione, di una nuova storia. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Le letture sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono i link al corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ho già pubblicato le letture per il secondo semestre 2026 generali, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Prossimamente ci saranno anche le altre tre, quella spirituale, quella sull'amore e quella sul lavoro. Bene, andiamo a vedere, amici del leone, cosa vi aspetta verso, diciamo, la seconda metà di giugno, inizio luglio. Allora, partiamo con una regina di bastoni, un 6 di coppe, un fante di coppe, la ruota della fortuna. Mm. Abbiamo un asso di bastoni, un 6 di denari, la regina di spade, e la luna. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio più importante del mese, ovvero il movimento energetico più importante di questo periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questa regina di bastoni. Vi sento ben affascinanti. Abbiamo un 8 di coppe e un 5 di denari. Allora, per qualcuno può esserci stato un movimento, uno spostamento. Sento che è come se stesse cercando di uscire da qualche carenza, probabilmente finanziaria per qualcuno. La regina di bastone è una regina di quelle che interviene, che fa, che prende iniziativa, è un segno di, è un elemento di fuoco, quindi si muove. Andiamo a vedere 6 di coppe. Cavaliere di coppe e regina di denari. Guardate, può anche essere il fatto di doversi allontanare dal ruolo della regina di bastoni per avvicinarsi al ruolo della regina di pentacoli. Mm, potrebbe risuonare come una questione lavorativa dove qualcuno potrebbe, e anche perché poi c'è la ruota della fortuna, tra l'altro, potrebbe essere come spostato in un ruolo che magari con questo 6 di coppe è da tempo che state sognando. Per qualcun altro lo sento come se fosse un movimento romantico, però dopo andrò a fare i vari esempi. Adesso andiamo al fante di coppe. Imperatore,
10 di spade, imperatrice e 7 di coppe. È interessante perché avete sia il cavaliere di coppe che il fante di coppe, quindi sento che potrebbe esserci un discorso che si apre. Vi dirò, per qualcuno è il discorso figli, se guardo queste due carte, progetti, questo sogno che potrebbe avverarsi, ed è come, guardate, vi dirò che qualcuno potrebbe anche trovare degli alleati in questo periodo per riuscire ad uscire da questa zona un po' stagnante e finalmente coronare il proprio sogno. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché c'è come un cambio predestinato qui, un qualche cosa che si muove, qualche bellissima opportunità che arriva, Papa e 5 di spade. Potrebbe essere una guida, un maestro, qualcuno che vi aiuta come a comprendere, a diciamo così, risolvere i conflitti del 5 di spade. C'è un cambio di scena qui, Perché qui col 7 di coppe effettivamente si potrebbero aprire nuove possibilità, nel caso sia una collaborazione, un'alleanza o anche una coppia romantica, è come se si aprissero nuove possibilità. Quello che vedo che mi colpisce è imperatore, imperatrice, papa. Può esserci un contratto. Ragazzi, papa e ruote della fortuna. Adesso vediamo un po' come va. 6 di coppe. Imperatore e imperatrice. E ho come la sensazione che sia, potrebbe essere un incontro di tipo karmico, o comunque, se conoscete già la persona, una situazione che si presenta per riequilibrare un karma. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Re di coppe. Mondo e 7 di bastoni. Qualcuno si sta proteggendo qui. E questo asso di bastoni mi dice che potreste essere indecisi su questo cambio, su questa, perché comunque qui abbiamo ruota della fortuna, il mondo è una chiusura di un ciclo, è l'inizio di qualche cosa di nuovo, un po' titubante in realtà con questo asso di bastoni al contrario, però comunque lo sento equilibrato. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 3 di pentacoli e di nuovo il 6 di coppe. È come se con questa persona doveste costruire qualche cosa che per voi è un sogno. Potrebbe essere un'azienda da sogno, una collaborazione lavorativa da sogno, una relazione da sogno. Andiamo a vedere la regina di spade, perché qui vi sento molto analitici comunque. 2 di coppe e 8 di bastoni. Può essere che ci sia come la definizione di questa relazione, che cosa siamo, come collaboriamo, come ci veniamo incontro. C'è come bisogno di pianificare qualcosa. E io ho anche proprio la sensazione che qualcuno potrebbe dichiararsi in questo periodo. Andiamo a vedere la luna, perché la luna mi parla invece di paura, mi parla di proiezioni. Abbiamo il giudizio. Tante carte di passato, Io credo che per qualcuno sia un passato che si riavvicina. Uff. Giudizio, 4 di coppe e amanti. Allora, manca solo più il 4 di bastoni, che non è uscito, poi fate un plein. Posso dirvi che per molte persone questa situazione o questa relazione è di vite passate, vi state reincontrando o comunque siete qui per vivere quello che state vivendo, per riequilibrare il karma. Qui avete giudizio, karma
e luna. Poi abbiamo imperatore e imperatrice, 2 volte 6 di coppe, amanti 2 di coppe. Cioè, ve le ho dette tutte praticamente. Manca appunto solo il 4 di bastoni. Però io ho come proprio la sensazione che dobbiate riequilibrare un karma con questa persona e con il matto. Magari è un karma che dovete riequilibrare nella vostra vita e semplicemente la conoscenza di questa persona vi dà la possibilità di farlo. Io credo che abbiate un karma congiunto, perché comunque qui abbiamo Papa e ruota della fortuna, e qui abbiamo giudizio e amanti, cioè tipo sono accoppiate. Quindi secondo me il karma è congiunto, però per qualcuno può anche valere la parte dove il karma è vostro e l'altra persona è solo un detonante. Devo dire che comunque ci sarà come una presa di consapevolezza delle proprie paure, delle proprie proiezioni, di quello che non si vedeva prima. Sento che è come se fosse un risanare il cuore qui con la carta degli amanti, eh? È come rendersi conto di che cosa voglia dire avere un amore corrisposto, piuttosto che in equilibrio, perché qui vi sento determinati ad avere la fiaba, il 6 di coppe, il sogno, la relazione in armonia. Però è anche vero che entro fine mese vi renderete conto delle proiezioni che stavate facendo. Wow, lettura super intensa, amici del leone. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, io sento che potrebbe effettivamente arrivare una chiamata, una richiesta di collaborazione, una richiesta di aiuto. Vi dirò che per qualcuno è da parte di qualche ex che ha un'azienda con il quale o la quale magari siete rimasti in buoni rapporti, è in un momento di bisogno e potrebbe ricontattarvi per dire: senti, hai tempo di venire a darmi una mano. Se non è un ex, è un amico, un'amica, un qualcuno al quale siete legati emotivamente, ok? E per qualcun altro c'è come bisogno, siccome già all'inizio vedevamo che c'era la necessità di spostarsi da una zona di carenza, sento che avete bisogno geograficamente di spostarvi per riuscire a smuovere più energia. C- Effettivamente c'è un 6 di pentacoli. Sì, c'è anche il Papa. Può essere, e il matto qui, può essere che ci sia questo nuovo inizio lavorativo o collaborativo anche con un regolare contratto che essendoci il Papa, beh, c'è anche l'imperatore, potrebbe proprio essere continuativo, ok? Per le persone che sono occupate, allora, qualcuno di voi sarà in viaggio per le vacanze, sento, in questo periodo. Per chi non fosse in viaggio, allontanatevi da situazioni stagnanti, mi viene da dire. Non reagite, fate la regina di bastoni è una di quelle donne che sa fare la femmina. Anche se siete uomini, lo sto dicendo, cioè è quel dare il ben servito a una persona con il sorriso sulle labbra, cioè mettere al posto su una persona, sederla, contrastare le battute che fa o con eleganza, senza che l'altra persona si renda conto che la state mandando a stendere fondamentalmente. Perché ho come la sensazione che dovrete navigare certe energie, ma lo saprete fare con eleganza, secondo me. Mm, Se state aspettando un trasferimento, entro la fine del mese sento che potrebbe arrivare la bella notizia, ragazzi. Avete l'otto di bastoni, avete la carta del giudizio, avete questo spostamento già al 15 che e probabilmente qui vedo la richiesta e con il mondo potrei vederci lo spostamento, ok? Per le persone che sono autonome, qui vedo collaborazioni. È come se avessi bisogno di muovervi anche voi, perché si parte come da un'energia un po' di carenza, un po' stagnante, e si ha bisogno come di conoscere altre persone. Arrivano, qui c'è anche la possibilità di incontrare un maestro, qualcuno che vi possa dare qualche dritta, però arrivano come delle occasioni che effettivamente
potrebbero portare nuove collaborazioni, una nuova visibilità. Qui con la carta del giudizio, non lo so, potrei sentire come un ripescare un qualche cosa dal passato, qualche progetto, qualche idea magari dal passato per riportarla in auge, qualche cosa a cui non avete dato tanto peso per riproporlo. Per quello che riguarda la parte progettuale, allora, qualsiasi sia il vostro progetto, sento che nella seconda parte di giugno ci sarà, cioè, non una lampadina, un lampadario, come dico spesso con la carta del giudizio. Mm, prenderete coscienza di qualche cosa grazie anche all'aiuto di qualcuno, alla chiacchiera con qualcuno, a un libro, a qualche illuminazione. Potrebbe anche essere qualche notizia che arriva e sento che finalmente potrebbe arrivare una nuova chiarezza mentale su come gestire questo progetto. Secondo me è un buonissimo mese per stringere alleanze a livello di progetti, per fare corsi di aggiornamento, per migliorare il vostro progetto, per cambiare un po' la routine, mi viene da dire. È come se tutti i cambi che voleste fare fossero favoriti questo mese per i progetti. Eh, per qualcuno, sento che questo progetto ha a che vedere proprio con un cambio di vita. Perché? Perché qua finiamo con il giudizio, che è il risveglio spirituale, anche la chiamata di tipo spirituale. Quindi vi dico che per qualcuno ci può essere effettivamente questo cambio di prospettiva, con la carta della luna. Parliamo di denaro, che ragazzi, anche qui il denaro, 6 di pentacoli, ruota della fortuna, imperatore, imperatrice, regina di denari, uscirete da questo impasse, sento, del 5 di pentacoli in questa seconda parte del mese. Secondo me c'è come qualche alleanza, qualche, non lo so, unione che vi super favorisce, che può essere anche l'unione tra allievo e maestro, eh. Cioè, non so, è come se una persona vi desse una spinta in più. Parliamo di... Ah, scusate, devo dire una cosa. C'è qualcuno che potrebbe... Se, se avete come un immobile da vendere o da comprare, sento che questo è un buon mese perché si verifichi questa cosa. Qualcuno potrebbe trovare la casa dei propri sogni, potrebbe riuscire a fare quella ristrutturazione, quella riparazione. È un buon mese anche per investire in questo senso, insomma. Per quello che riguarda le relazioni, allora, se parliamo di famiglia, ho come la sensazione che, diciamo, famiglia di anime, no? Quindi famiglia di sangue, amici, colleghi di lavoro. Se per caso ci sono state delle diatribe con qualcuno, questo sarà un periodo dove si sotterreranno le asce di guerra, fondamentalmente. Si fa un po' pace, no? Ritorna un po' la pace. Per quello che riguarda invece le relazioni romantiche. Allora, ragazzi, se siete single, vi dico che potrebbe entrare qualcuno, vedendo come si sviluppano le carte. Ora, prendete sempre con le pinze quello che io dico in queste letture, perché sono generali, poi incastratele con l'ascendente che di solito è quello che risuona di più, con il segno lunare, se volete anche con Venere, insomma, spiego nella guida come fare per estrapolare la vostra personale, però ragazzi, non posso far finta di non vedere che secondo me può essere una relazione da fiaba. Cioè c'è un cavaliere di coppe, due volte sei di coppe, il due di coppe, gli amanti, imperatore, imperatrice, papa, ruota della fortuna, sei di pentacoli. Cioè, secondo me è una conoscenza che può veramente svilupparsi in qualche cosa di duraturo, in qualche cosa di profondo, di elevato, mi viene da dire, sapete?
C'è la carta del giudizio, potrebbe essere una relazione karmica, potreste esservi già conosciuti in qualche vita passata o aver già avuto dei voti insieme, quindi essere già stati sposati. Questo vale anche per le collaborazioni lavorative, ragazzi. Adesso quando si parla di anime compagne, o anime karmiche o anime gemelle, possono anche essere colleghi di lavoro e familiari. Non è sempre necessariamente detto che le anime gemelle siano romantiche, però qua ce lo vedo proprio. E quindi vi dico che alla fine del mese potreste ritrovarvi ben innamorati e qualcuno neanche più single, vi dirò. Perché proprio cioè abbiamo gli amanti, abbiamo il due qua sembra proprio una dichiarazione, un ok, per me è così, chiara, diretta, senza fronzoli, cioè è come se una persona dicesse mi piaci, non ci posso fare niente, mi piaci, troviamo un punto di incontro. È bellissimo, è bellissimo. Fatemi sapere poi nei commenti, ci tengo. Per le persone che sono in una relazione, anche qui, adesso dipendendo dal punto della relazione in cui siete, cioè se è tanto o poco che vi conoscete, se magari siete già ufficiali piuttosto che conviventi, allora sento come un passo avanti, qua si apre un discorso, arriva la proposta e per qualcuno potrebbe essere proprio la proposta di matrimonio, la proposta di andare a vivere insieme, la proposta di creare una famiglia, di avere dei figli, cioè dipendendo da che tappa stiate vivendo è come se arrivasse la proposta per la tappa successiva. È un bellissimo momento per la coppia, c'è un nuovo inizio, c'è come una nuova avventura che si apre per la coppia. E sento che, perché sono tutte carte molto elevate, quindi per qualcuno di voi si può proprio realizzare l'amore con la A maiuscola. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno clandestina, senza etichetta o difficile, anche qui io sento che si fanno passi avanti. Si fanno passi avanti. L'amore c'è il sentimento profondo, c'è il rispetto, c'è sincerità, c'è voglia di venirsi incontro. E diciamo che metterete anche un po' le cose in chiaro, secondo me, però con questa ruota della fortuna non posso dirvi altro se non che le cose miglioreranno. Se siete in silenzio stampa con la carta del giudizio, potreste addirittura sentirvi, con il due di coppe e gli amanti anche vedervi. Quindi la sento veramente positiva e nel caso stiate aspettando un rientro dal passato, ragazzi, è facile che arrivi, perché ho tante carte che mi parlano di qualcuno che potrebbe tornare dal passato. Secondo me è un passato da cui voi vi siete allontanati, eh? Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Mm. Abbondanza e stress. Qui abbiamo un re di pentacoli e un sette di bastoni. Sì, potrebbe esserci come un po' la rincorsa, guardate queste due carte, la rincorsa ai soldi, per quello che c'è questo stress. Ma perché secondo me siete in questa situazione, volete uscire da questa situazione e siete come spinti in avanti, però guardate, un cambio predestinato qui arriva, la ruota della fortuna è sempre abbondanza, abbondanza economica, abbondanza di possibilità, abbondanza di tempo, abbondanza di risorse, di idee, è come un colpo di fortuna che arriva e che risistema questo 5 di spade. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Il saggio, l'anno prossimo. Può essere che qua, ragazzi, inizi un cambio che durerà un anno. Ah, sapete cosa? Adesso che vedo la ruota della fortuna, Giove entra in Leone a fine giugno ed effettivamente dura un anno. E qui mi ritorna con questo. Dura un anno in Leone. Quindi può essere un cambio che inizierete adesso e che vi renderà come più saggi, più abbondanti, più sapienti entro l'anno prossimo.
Amici del Leone, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti, però lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. Anche quello è un percorso, solo che tratto più temi, è un po' più esteso, ma potete farlo con i vostri tempi. Comunque, sono 5 playlist, vanno viste in ordine cronologico, proprio per il tema del percorso, e si parla di temi di metafisica, di metamedicina, di alto e basso astrale, di kundalini, di come sviluppare il terzo occhio, si parla di trascendere l'ego, ci sono meditazioni per la protezione del campo energetico e la pulizia. Insomma, guardate i video, sono pubblici, almeno vi rendete un po' conto. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!